Oggi uno dei lavori più belli dell'anno, veramente. Buondì, allora stamattina sono già incazzata. Stamattina sono già incazzata. Che è successo qua? Perché stavamo togliendo l'aglio e mi ha morso una vespa in faccia. Ma tanti ci mordono tutti i giorni. Appunto, però in faccia fa male. C'è tutto che morde e quindi bisogna venire nell'orto vestiti da subacquei, si dice subacquei, e fare attenzione dappertutto, perché finché ti morde una vespa pazienza, ma se ti morde un calabrone poi Leo vi racconta di quella volta che l'ha morso un calabrone. È vero, eh? La mia già mordeva tutti. Buondì. Finalmente è arrivato il momento che aspettavamo. Le nostre 700 teste d'aglio sono pronte per essere raccolte. Oggi vi mostriamo tutto il processo che c'è per la raccolta e nei prossimi giorni vi mostreremo anche tutto l'iter che c'è per poterlo seccare, conservare, appendere. Alla fine di questo video ci sarà una chicca veramente della nostra tradizione, che vi mostrerà come noi, diciamo, generiamo i mazzetti di aglio da poi appendere per lasciare lì tutto l'inverno. È una cosa molto curiosa e interessante, guardate il video fino alla fine. Allora, l'aglio normalmente si toglie il 24 di giugno, che è San Giovanni, quindi qualche giorno dopo il solstizio. Abbiamo aspettato ancora qualche giorno perché volevamo che maturasse bene sottoterra. Adesso è perfetto, è già ben secco. Queste sono le teste. Sono più grosse della tua. C'è già la copertina. Adesso togliamo tutte le aiuole, che sono 5, ci stiamo aiutando un po' con la forcavanga perché in certi punti la terra è bella compatta. Lo lasciamo qui fino a oggi pomeriggio sera e poi lo portiamo via. Allora, come si vede, le aiuole sono molto inerbite. Inerbite perché noi scegliamo di lasciarle inerbire da un certo punto in avanti della coltivazione. Quando l'aglio è ben formato, noi cominciamo a lasciare inerbire. Prima puliamo tutto, ma quando lui è ben formato abbiamo bisogno che l'erba si alzi, che faccia ombra in modo che la terra rimanga friabile, così lui abbia la possibilità di svilupparsi bene sottoterra, e anche per toglierlo è molto più facile, non bisogna perché sennò la terra si compatterebbe troppo, no? Allora basta in questo caso tirare così, lui si sfila. In certi casi dove è necessario ci aiutiamo con la forcavanga, però se no lui si sfila così. Questo è grazie solo all'inerbimento. Questo aglio non è mai stato bagnato ed è in terra da novembre dell'anno scorso, e la terra, come si può vedere, ok, che è venuto un temporale qualche giorno fa, però è umida e friabile. Tanti ci hanno chiesto: ma come fa il vostro aglio a diventare così grosso? È per questi motivi qui, perché queste aiuole rimangono fresche per una serie di fattori che sono comunque progettati. C'è una progettazione nella coltivazione di ogni cosa in realtà, no? E anche dell'aglio, il momento in cui lasciare l'erba crescere, il momento in cui rincalzare, il momento in cui fare determinate cose, tutto in funzione di far venire le teste in questo modo. Come avete già visto nelle aiuole delle fave, finito di raccogliere, noi tutto quello che c'era sopra l'aiuola lo lasciamo da materia organica per il suolo. Anche in questo caso tutta quest'erba che sta appena fiorendo adesso, quindi niente è ancora a seme, questa roba qua noi la coricheremo sull'aiuola e la passiamo con la nostra piccola trincia in modo da lasciare tutta materia organica sul suolo prima che vada a seme, così che non faccia altre piante poi invasive il prossimo anno.
Oggi abbiamo scomodato i mezzi pesanti, adesso raccogliamo, abbiamo lasciato qualche ora qui a prendere sole, adesso lo raccogliamo e lo portiamo su in cascina e vi facciamo vedere come lo mettiamo al sole per qualche giorno per asciugarsi meglio. Lo distendiamo su dell'aiuto, adesso vi mostriamo come. Questa semente l'ho comprata 12 anni fa alla fiera della Madonna di Vicoforte, alla fiera da Madonna. Ho comprato questa semente di aglio, ne ho comprato qualche chilo, poi l'ho seminato ancora addirittura dove abitavo prima di venire qua. Sono 12 anni che io mi porto avanti la mia semente. Da quella volta ogni anno io tengo i miei chili di semente che mi serve per l'anno dopo, ne tengo 5-7 kg, dipende, e con quei 5-7 kg mi produco tutte le mie, tutti i miei spicchi, quindi tutta la mia semente per l'aglio dell'anno dopo. Quindi di questi chili che noi abbiamo raccolto adesso, circa 7-8 kg verranno messi da parte, sempre fatto così, la selezione delle teste più belle. Sono 12 anni che io seleziono le teste più belle, quindi le teste più grosse, più sane, prendo gli spicchi, quelli più intorno alla testa, che sono quelli più grossi, più belli, li uso da semente. Quindi sceglieremo circa 70-80 di queste teste qua, le metteremo da parte e le useremo da semente prossima stagione. Questo è il risultato dopo 2 giorni di sole. Anche i gambi sono piuttosto secchi a questo punto. Ci sarebbe necessità ancora di un giorno di sole secondo me per averli poi ben secchi per la fase successiva, quindi domani staranno ancora fuori al sole e poi li ritiriamo all'ombra, li lasciamo distesi ancora qualche giorno e poi vi mostriamo il gran finale, diciamo. Vedi, ci sono ancora dei gambi un po' verdi, almeno dalla parte dietro, vedi questi qua. Allora facciamoli seccare per bene, così che poi quando li mettiamo appesi sia tutto ben secco. Ah, che testa! Bellissimo! Aglio solo soddisfazioni, guarda che teste! Sai cosa lo usiamo a fare quella testa lì stasera, Nina? Patate all'aglio. No, una bella somma, dai. Ah, questo stiamo facendo tutte le sere. Noi quando abbiamo l'aglio così fresco, insomma, raccolto da poco, direi che ne mangiamo mediamente una testa al giorno. Una testa al giorno. È una delle nostre
abitudini preferite ogni sera prima del pasto è fare la somadai. L'altro giorno hai detto che secondo te il mondo ha incominciato ad andare a rabel. Quando la gente ha smesso di fare somadai. Quando gente ha smesso di fare somadai ai bambini. Perché una volta, soprattutto in queste zone, ma forse è un'usanza che c'è anche in altri posti d'Italia, sicuramente, l'aglio c'è dappertutto, ai bambini si faceva la somadai, quella che qui si chiama la somadai, perché sul dorso del pane si dice la soma perché sarebbe il dorso dell'asino, si sfrega l'aglio, no? Quindi la somadai. E dicevo che una volta qua lo facevano ai bambini, tipo il ciuccio, cioè al posto del ciuccio gli davano da succhiare il pane con l'aglio, giusto Leo? Pane secco con aglio grattato sopra e i bambini ciucciavano quello, che era disinfettante, antibiotico, antivermifero, vermifugo, e oltre che lo teneva buono ciucciarsi sta roba, gli faceva anche bene. E il mondo è iniziato ad andare a rabel quando hanno smesso di dare da mangiare ai bambini, insomma dai. Alla susta. Lo mettiamo alla susta perché questi periodi rischio temporali, poi di notte se comincia a tuonare bisogna correre giù a mettere tutto a riparo, invece alla sera lo mettiamo lì dentro. Domani mattina lo stendiamo ancora per domani, per la giornata di domani poi dovrebbe essere a posto. Approfitto di questo video per farvi vedere che abbiamo raccolto le fave seccate in pianta. Queste come diventano? Diventano completamente nere e belle secche. E niente, quindi visto che nel video della raccolta delle fave vi avevamo detto che ne avremmo fatte seccare un po' in pianta, volevo farvi vedere il risultato. Sono quelle che ho già sgranato e che oggi sono state al sole ad asciugare. E quindi questi saranno i nostri semi del prossimo anno di fave. E è questo il secondo anno che li teniamo, quindi ottimo risultato, siamo sempre contenti quando riusciamo a fare della semente nuova. Ti fai tutti dentro me. Io papers. Aglio, ultimo atto. Claretta, cosa fai? Io faccio le trecce dell'aglio, non le trecce ma i mazzetti dell'aglio da semina. Sta bravo. Sono le più belle, le più grosse. Sì. Facciamo 7-8 kg di aglio da semina. Così va bene? Guarda che bello. Reparto trecce. Reparto trecce. Procede. Sai, da un anno all'altro uno si dimentica un po' come si fanno. Incrociata così, ok. E questa qui va incrociata. Oh, benissimo. Adesso ne mettiamo un'altra qui. Qui. Che si incrocia con una qui. Una di questi qua. E la chiudiamo così. Allora, questi si possono già appendere? Sì. Prima treccia della tua vita? Sì.